come differenziare la ricerca di palla in base alla sua altezza. Consideriamo una palla a metà campo, quindi una palla che non sta in realtà venendo verso di me, ma che sono io che devo andare a colpire. Quindi mi devo avvicinare alla palla, devo entrare in campo. Qua potremmo avere una palla bassa, una palla media anche, oppure una palla alta da giocare in anticipo. Quindi vediamo qual è la differenza di approccio e vediamo anche se la distanza tra la palla e il corpo è la stessa. Vi dico già di no, che non è la stessa distanza. Quindi partiamo. Ecco, io non avendo nessuno che mi lanciava la palla, ho fatto cadere la palla in verticale, quindi me la lanciavo da solo. In questo caso la palla non avanzando verso di me, ma rimanendo proprio sul punto della verticale dove rimbalza, il punto di contatto con la palla è esattamente anche il punto di contatto della palla col terreno, perché sale dritta in verticale. Quindi dopo, quando analizzeremo la distanza, la palla sarà per terra, però immaginate che quello è il punto di contatto. Iniziamo dalla palla bassa. Ecco, in questo momento la palla è davanti al corpo, abbastanza vicino ai piedi. Perché cosa devo fare io in questa situazione? Devo colpire la palla dal basso, devo mantenere anche l'equilibrio e devo colpire la palla dal basso perché devo dare rotazione. Io sto giocando una palla a metà campo, devo essere un po' aggressivo, quindi giocherò una palla che deve superare la rete più vicino a me in questo caso, e deve anche cadere nel campo, quindi sicuramente utilizzerò una rotazione in topspin. In questo modo io riesco ad avere un buon equilibrio e vedete che la base d'appoggio e il baricentro è tra la base d'appoggio e da qui in poi magari posso proseguire verso la rete e comunque la palla è entrata in campo. In quest'altra situazione, dove l'impatto è più avanti, vedete che in questo caso io mi devo allungare per colpire la palla. Le spalle sono oltre la mia base d'appoggio, anche la testa, e quindi quando io colpisco la palla arrivo quasi a fine corsa con la racchetta e quasi sicuramente in queste situazioni la palla va lunga. E questo capita molto spesso. Che cosa succede in questa situazione di solito? Il giocatore che approccia la palla si ferma un passo indietro e quindi affermandosi un passo indietro si deve allungare con le spalle, distendere con le spalle per colpire la palla, non riesce a giocare una rotazione perché arriva con la racchetta troppo in avanti e la palla va lunga. Nella palla alta, invece, intanto quando io gioco una palla alta sarebbe anche meglio utilizzare una posizione più aperta, cioè una open stance o una semi open stance. In questo modo evito quel fastidio che è ricorrente, non so se vi è capitato anche a voi, quando entrate dentro al campo e quando colpite la palla che vi sentite legati come se la palla fosse attaccata al corpo e non riuscite a ruotare completamente il corpo, non c'è quel senso di fluidità e di libertà di movimento. Questo perché? Perché il punto di la palla in questo caso va colpita leggermente più lontana in senso laterale dal corpo e più avanti, quindi l'impatto deve avanzare. Devo avanzare il punto di impatto con la palla e devo tenerla anche leggermente più lontana alla mia sinistra in questo caso perché sono mancino. Così facendo io riesco ad avere più libertà di movimento e in questo caso, come potete vedere, io colpisco la palla mentre sale, e diciamo che in una fase di gioco dovrebbe essere così, quindi si colpisce la palla mentre sale e sicuramente, dato che sono vicino alla rete e quindi anche al campo dell'avversario,
dovrò giocare una traiettoria leggermente a scendere, quindi la mia traiettoria dovrà essere abbastanza vicino al net. E così facendo, vedete, io riesco ad avere più libertà di azione, colpisco la palla davanti al corpo col braccio disteso, le spalle sono già davanti alla rete, quindi ho tutta la mia fluidità del colpo che volevo ottenere, che volevo sentire, e anche la mia traiettoria. Questi sono i tre momenti. Quindi nella foto 1, vedete la palla rimbalza, la faccio cadere oltre la riga del servizio. In questo caso utilizzerò soprattutto l'avambraccio, un pochino meno la rotazione delle spalle, perché qua io ho bisogno di controllo e devo far salire subito la racchetta, non ho bisogno tanto, ho bisogno anche di velocità, però ho bisogno soprattutto di controllo. Quindi l'impatto avverrà più vicino al corpo. Nella foto 2 l'errore è quello che vi dicevo di prima, vedete la palla rimbalza dentro la riga del servizio, molto davanti al corpo, io mi allungo per colpirla e la palla va fuori. Nella fase 3 la posizione è la palla leggermente più laterale, quindi sulla mia sinistra, per avere questa ampiezza di movimento, e dentro l'area del servizio, quindi più davanti al corpo, e in questo caso io riesco a giocare con la mia fluidità e anche efficacia, perché riuscirò sicuramente in questo modo riuscirò ad ottenere la parabola che volevo, quindi una palla a scendere verso la rete, verso il campo dell'avversario. Quindi in base alla altezza della palla cambia la mia distanza. Molto spesso l'errore viene proprio per questo, perché cerco la palla sempre allo stesso modo. Invece palla bassa mi avvicino di più, man mano che la palla sale sarà sempre più laterale e davanti al corpo. Quando la palla è molto alta sarà ancora più laterale e ancora più davanti al corpo, per evitare il fastidio iniziale che vi dicevo, che è quello di colpire col braccio così, che capita molto spesso quando un giocatore entra in campo e approccia una palla alta, magari sbaglia anche il timing, sbaglia anche il tempo di preparazione e quindi la palla sale troppo, va addirittura oltre il livello delle spalle e c'è questo movimento contratto e difficilmente in quel modo si riesce ad essere aggressivi. Quindi è come se fosse una curva a uscire, quindi palla bassa, palla media e palla alta, quindi man mano che io ho una palla che sale sempre di più, devo rimanere un pochino più lontano e andarla a colpire sempre più avanti.